L'Inter accelera sul mercato e soprattutto alza il livello delle proprie ambizioni, perché i nerazzurri in queste ultime ore si sono fatti avanti per due profili che sono in cima alla lista dei desideri della dirigenza. Il primo è quello di Marco Palestra. Con l'Atalanta i dialoghi sono avviati, sono complessi, sicuramente c'è da lavorare, ma la trattativa sicuramente è ben aperta e l'intenzione dell'Inter è chiara. Il secondo porta invece a Curtis Jones, il centrocampista del Liverpool, per il quale Pier Ausilio ha incontrato proprio il DS del club inglese per cominciare un po' a sondare il terreno, cercare di capire se ci sono margini per trattare con il club e provare a portare appunto questo giocatore a Milano. E c'è stata già una prima offerta. Sullo sfondo poi c'è un altro nome, tutt'altro direi che secondario, perché sto parlando di Alexander Stankovic, il centrocampista del Bruges, che tutti voi sapete essere insomma figlio dell'Inter in tutti i sensi, perché figlio di Dejan Stankovic, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Nella giornata di ieri è stato avvistato a Milano, in zona sede del CONI, quindi plausibilmente per svolgere le visite per l'idoneità sportiva, e in questi prossimi giorni è previsto un incontro con il club per cominciare un po' a delineare il suo futuro, che con ogni insomma probabilità si tingerà di nuovo di nerazzurro, con l'Inter che eserciterà la clausola da 23 milioni. C'è questa ipotesi di eventuale cessione, perché è un giocatore che è stato insomma nella lente e che è nella lente anche di diversi club europei, però l'Inter insomma sembra intenzionata a volerlo trattenere, giustamente direi, a Milano, e quindi permettergli di fare effettivamente poi ritorno a casa. Nel frattempo a parlare è stato anche il presidente Marotta, che ha confermato innanzitutto quello che vi abbiamo detto nei giorni scorsi, quindi l'intenzione di prolungare con Christian Chivu. Manca di fatto soltanto l'atto formale, quindi l'ufficialità, ma soprattutto il presidente ha voluto rilanciare quelle che sono le ambizioni europee di questo club, dichiarando apertamente la volontà di fare dei passi in più ovviamente in Europa, non solo passi in più, direi dei passi importanti, perché Marotta ha parlato di volontà di tornare in finale di Champions League e per lui personalmente anche di vincere la Champions come sogno, ecco, anche personale. Per tutta la sua, per coronare, ecco, questa sua carriera sicuramente, vincente. E tutto questo in seguito al confronto che c'è stato nei giorni scorsi con il mister Christian Chivu, ci porta a pensare che insomma ci sia questa volontà dell'Inter di andare ad aumentare, ulteriormente il livello della rosa, puntando su colpi di spessore, su colpi importanti. Allora entriamo un po' nel vivo di queste trattative, o meglio sono ovviamente dei primi passi, perché il mercato entrerà nel vivo poi più avanti, però sicuramente l'Inter sta già programmando, sta già preparando e sta già anticipando un po' di mosse. Ci sono un po' di news appunto su questi 3 fronti, mi viene da dire, quindi discorso Curtis Jones, discorso Palestra e discorso Stankovic. Allora, vi aggiorneremo e vi aggiorno in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri. Ben ritrovati qui su Passione Inter. Come sempre, prima di partire io vi chiedo un po' di supporto, vi continuo a chiedere un po' di supporto lasciando un mi piace, quindi clic sul tasto mi piace sotto questo contenuto, l'iscrizione al canale per chi non l'avesse ancora fatto, e poi passioneinter.club con tanti nerazzurri da tutto il mondo. Vi aspettiamo per vivere insieme questa lunga e calda, caldissima estate che ci aspetta. Allora, partiamo da Curtis Jones. Io ringrazio il nostro immenso Simone Frizza per questa grafica che ci dà un po' una panoramica su questo giocatore che ormai già abbiamo imparato a conoscere, perché se ne parla in realtà già dal mercato invernale, perché era stato un profilo adocchiato da Pier Ausilio già nel mercato invernale. Infatti, se vi ricordate, avevamo dedicato un contenuto specifico proprio a questo giocatore. Ausilio che ha presenziato alla festa per i 30 anni dell'agenzia di Federico Pastorello a Montecarlo. Pastorello che cura tra gli altri anche De Vrij, cioè gli interessi ovviamente di De Vrij,
Szoboszlai, di Acerbi, di Inzaghi, e appunto c'è stata questa festa, questo galà a Monte Carlo, con la presenza del direttore sportivo Pier Ausilio e anche la presenza del direttore sportivo del Liverpool. Quindi c'è stato modo di incrociarsi e cominciare a dialogare sul futuro di questo giocatore. Quindi occasione sicuramente ghiotta per Ausilio per farsi avanti, ecco, e dichiararsi ancora una volta per Curtis Jones. Da questo incontro sono emerse 2 cose. La prima è che l'Inter fa veramente sul serio per questo giocatore, perché c'è tutta la volontà di provare a portarlo a Milano, dall'altra che sicuramente quella più l'altra che è sicuramente quella più negativa è che sicuramente c'è un po' un muro, che il club inglese sta alzando, perché c'è una distanza, tra le cifre. L'Inter infatti avrebbe già presentato una prima offerta al Liverpool di 20 milioni, mentre gli inglesi ne chiedono 30 con una percentuale sulla futura rivendita. Quindi in questo momento l'Inter si è fatta avanti. Il Liverpool è cosciente e consapevole del fatto che il club vuole provare a strappare questo giocatore per andare a rinforzare, il centrocampo, ma bisogna, ecco, trovare un punto d'incontro su quella che è fondamentalmente la richiesta e l'offerta, perché l'Inter appunto in questo momento non so se si muoverà o si spingerà oltre i 20 milioni, ma come sempre quando c'è una distanza così ampia, come dire, da una parte la richiesta deve essere un po' abbassata e dall'altra parte l'offerta sicuramente deve essere leggermente alzata. Quindi mi aspetto che, si arrivi o meglio mi auguro che si arrivi ad un punto d'incontro, perché credo che Curtis Jones possa essere un giocatore, insomma, ottimo per andare a rinforzare questo centrocampo dell'Inter. Quindi attendiamo appunto novità su questo fronte, sperando che si arrivi ad un accordo, ad un matrimonio di intenti. Matrimonio di intenti che dovrebbe arrivare anche tra l'Inter e l'Atalanta, perché l'altro nome di cui vi stiamo parlando è quello ovviamente di Marco Palestra. È necessario anche qui trovare un accordo con l'Atalanta. Atalanta che in questo momento si sta privando di Ederson, che è destinato al Manchester United, quindi sicuramente la Dea incasserà una cifra importante dalla cessione del giocatore, oltre i 40 milioni, ecco, quindi già un bottino importante arriverà da questa cessione, ma dall'altra parte bisogna considerare che comunque l'Atalanta avrà delle ambizioni diverse perché andrà a giocare la Conference League, quindi non sarà più nel grande palcoscenico europeo e sicuramente dovrà fare, delle valutazioni diverse anche sul discorso mercato. Lato Inter c'è la certezza che Palestra possa essere, diciamo, il profilo giusto, da andare ad inserire in questa rosa, e l'Inter sarebbe appunto disposta ad arrivare ad una cifra. È già stata disposta a spingersi insomma, su quei famosi, 40 milioni, che sono una cifra importante per un giovane giocatore che però appunto sta dimostrando e ha dimostrato di poter essere prezioso, ecco, soprattutto in prospettiva. Quindi in questo momento il dubbio enorme, riguarda la posizione ancora una volta dell'Atalanta, quindi se l'Atalanta è effettivamente aperta ad una cessione. Ci sono stati contatti tra Marotta e Percassi, Marotta si è fatto chiaramente avanti, ha contattato appunto Percassi per capire se ci sono margini. Fondamentalmente si dovrà trattare, perché l'Atalanta comunque aveva puntato in un certo senso su Palestra, non andando ad inserire delle clausole di riscatto, la clausola di riscatto, nel momento in cui è stato mandato in prestito al Cagliari, e come ho detto l'altro giorno, in questo momento si ritrova in casa un giocatore il cui valore è andato ad aumentare, di gran lunga, quindi delle valutazioni andranno fatte, ma appunto andranno fatte a 360 gradi, perché bisogna considerare anche il contesto in cui opererà poi l'Atalanta, e qui giocherà appunto l'Atalanta la prossima stagione. L'Inter punta sicuramente sul classe 2005 per un discorso di caratteristiche, di talento, di fatto di voler puntare appunto su un giocatore che in prospettiva può crescere ancora di più, ha dimostrato personalità e talento non solo con la maglia del Cagliari, ma anche con la maglia della nazionale, ma lo fa anche e soprattutto perché comunque deve considerare quelle che sono le situazioni in questo momento della rosa. La prima, senza andare troppo a ripetersi, è quella che riguarda Denzel Dumfries che è in una situazione diciamo un po'
è un po' in bilico, perché c'è questa clausola da 25 milioni che l'Inter forse ha quasi la sensazione che possa essere esercitata appunto in estate da qualche club estero, considerando che ieri tra l'altro è arrivata anche l'ufficialità, ma non avevamo dubbi, della convocazione di Dumfries al mondiale con l'Olanda, invece resta fuori Stefan De Vrij per un lieve infortunio, quindi sicuramente la vetrina del mondiale potrà essere insomma importante per Dumfries anche in ottica mercato, quindi aspettiamoci che magari possa arrivare qualche club, ricordandovi sempre che comunque da mettere sul piatto ci sono 25 milioni in un'unica soluzione, quindi vediamo se c'è qualcuno che sarà disposto a eventualmente come dire, investire questa cifra e quindi con questo sospetto che Dumfries possa andarsene, la dirigenza giustamente si sta portando avanti, quindi accelerando su palestra e provando ad anticipare anche la concorrenza. Una situazione che non riguarda solo Denzel Dumfries, perché ci sono sicuramente ancora un paio di giocatori che possono ricoprire quel ruolo, che sono in bilico, meno Diouf, sul quale appunto, come vi avevamo già detto, sembra esserci l'intenzione di proseguire con questo giocatore che comunque dei segnali positivi li ha dati, ha dato anche il suo contributo e ricordiamo ovviamente anche l'ultima partita della stagione contro il Bologna, senza limitarci a quella, però sicuramente è stato un finale positivo che ci lascia un ricordo positivo, ecco, di questo giocatore. Dall'altra parte invece c'è l'impressione che Luis Enrique, possa essere sul mercato e quindi possa essere uno di quelli destinati, insomma, a lasciare il club in caso di offerte che plausibilmente arriveranno perché anche in estate, scusatemi, in inverno Luis Enrique era stato messo diciamo, era stato tra quelli, tra quei giocatori insomma su cui erano arrivate anche delle offerte, per il quale anzi erano arrivate delle offerte. Quindi questa è un po' la situazione che riguarda la corsia di destra. Rimaniamo a centrocampo perché un discorso importantissimo riguarda Aleksandar Stanković. Ve l'ho detto in apertura, Stanković ieri era a Milano per le visite mediche al CONI. Tutto ci fa pensare insomma che la direzione sia quella di rientrare all'Inter. In questi giorni attenderemo appunto dei dialoghi con il club, dovrebbero incontrarsi insomma appunto a breve per delineare il futuro. L'Inter vuole riscattare Stanković, o meglio vuole esercitare, scusatemi, la clausola di recompra per Stanković da 23 milioni e vuole anche tenersi il giocatore, quindi nonostante le tentazioni che stanno arrivando dall'Europa, perché Stanković è un giocatore che avendo fatto così bene in Belgio si è messo ovviamente al centro dei riflettori e in questo momento sicuramente l'interesse non è solo da parte dell'Inter ma anche da altri club europei, ma l'Inter vuole trattenerlo, quindi l'impressione è questa, la sensazione è questa e mi auguro, come vi ho detto più volte, che si vada proprio verso questa situazione, verso questa direzione, anzi con l'Inter che vuole trattenere Stanković. Chi trattiene l'Inter è Alessandro Bastoni, perché nonostante le voci dalla Spagna e prima il Barcellona e poi Real Madrid con Mourinho, ieri ha parlato Beppe Marotta, mettendo un po' un punto a questa situazione con il presidente che è stato intervistato da Giorgia Rossi e oltre appunto a darci la conferma del fatto che l'Inter vuole essere ambiziosa in Europa, voglia raggiungere degli obiettivi importantissimi anche in Europa, ha parlato proprio nello specifico di Alessandro Bastoni e vi riporto chiaramente quelle che sono state le parole del presidente. Marotta ha detto: "L'Inter di principio non è un club che vuole vendere, se un giocatore va via deve essere lui ad aver espresso la volontà di andare via. Devo dire che Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andarsene, è contento all'Inter, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere, penso che starà con noi ancora". Quindi ha voluto un po' chiudere con questa dichiarazione tutti quelli che sono i discorsi e che sono stati discorsi su Alessandro Bastoni, con l'intenzione di trattenere quello che è uno dei pilastri di questa Inter, perché nel fare i 3 nomi principali di questa Inter insieme a Barella e Lautaro, ovviamente tra gli altri, perché ce ne sarebbero anche altri, però ha citato questi 3 Marotta, appunto rientra anche Alessandro Bastoni, quindi tutto ci porta a pensare
che Bastoni sarà ancora dei nostri per la prossima stagione. Continueremo tutti questi discorsi anche della diretta delle 19:30. Vi aspetto ovviamente sempre qui su Passione Inter, ma vi aspetto anche nei commenti, perché come sempre voglio leggere un po' di vostre considerazioni, voglio sapere un po' la vostra sul mercato. C'è qualcuno che è più ottimista, qualcuno che invece è un po' più diffidente, quindi fatemi sapere un po' qual è la vostra posizione su questo mercato nerazzurro, appunto poi ci aggiorniamo alle 19:30. Grazie per chi è arrivato fino a questo punto del video. Nel frattempo io vi lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube, vi basta cliccare qui.